È quasi impensabile pensare che un Inter dopo un gran primo tempo così sia riuscita a non portare a casa i 3 punti, giocando però onestamente un secondo tempo non all'altezza del primo. Diventa difficile l'analisi perché poi sono sempre quelle valutazioni che dobbiamo fare su degli episodi dove la lettura che è facilissima ce la andiamo a casinare e viene fuori poi l'improponibile, l'impossibile per quello che è la situazione che stiamo subendo. Però è successo e va analizzata per quello che è stato lo scorrimento, la cosa è successo per cui c'è da andare a rivedere qualcosa. Ti rammarica un po' che non si sia visto dopo il pareggio una ferocia nel cercare di andarla a vincere, è arrivata un po' tardi quella, sembrava quasi che non si riuscisse a riprendere in pugno la gestione della partita. No, ma è diventato difficile fino al due pari perché siamo rimasti su quel gol lì, non c'è stata la reazione corretta per continuare la partita come avevamo fatto fino a quel momento di quel gol, ecco. Ed è chiaro che poi gli avversari, se tu rinunci, vanno a prendere in mano la situazione e vanno a proporre le cose che hanno proposto. Alberto per il mister. Buonasera mister, come valuta più in generale quello che è stato di fatto magari agli occhi di tutti un cambio modulo, quindi la difesa a 3 con poi Politano e Perisic ai lati di Icardi? A me contano poco le tattiche, quello che diventa fondamentale prima di tutto è andare a fare i contrasti, andare ad avere forza nell'andare a prendere la palla, nel duellare a viso aperto con gli avversari. E poi ci vuole qualità nel gestirla, ci vuole quel ritmo, quella cadenza che ti permette poi di far correre gli avversari a vuoto, che per lunghi tratti c'è stata, e poi invece a un certo punto abbiamo smesso di credere di avere le stesse possibilità che abbiamo fatto vedere nei primi minuti. Chiudiamo con Teila. Buonasera mister, psicologicamente è più difficile smaltire una sconfitta come quella di Reggio Emilia o un pareggio come quello di questa sera? Tutte e due sono due risultati dove tu non hai fatto il massimo di quello che potevi fare, per cui è chiaro che diventa difficile da trovare il motivo, se non quello che devi fare di più, punto. Un'ultima te la chiedo io, condizioni di Versalico Samoa che sono uscite due zoppicando, e quanto ti ha un po' condizionato nel fare i cambi, gli infortuni, perché tu due hanno stretto i denti e hanno resistito Versalico quasi un tempo in campo in più. Siccome a questo punto del campionato ce n'era più di uno che poi poteva chiedere la sostituzione, perché ce ne avevo diversi, insomma, chi aveva preso una botta, chi aveva subito un colpo nel muscolo, come è stato Mauro nel primo tempo, per cui era a rischio che chiedesse la sostituzione, perché il dottore mi aveva detto così, e quindi due sono stati forzati, quei due lì sono stati forzati perché loro avevano subito dei traumi e erano in difficoltà. Il terzo ho aspettato un po' perché c'era questa condizione che si potesse verificare poi qualcuno chiedeva il cambio. Grazie. Grazie a voi.